La bocca è riccamente fornita di componenti sia dell'immunità innata, per esempio come l'isozima, la lattoferrina, la sialoperossidasi, i peptidi della difesa dell'ospite, i nutrofili, e sia è dotata anche, oltre di un'immunità specifica, come abbiamo detto, anche di un'immunità specifica come le IgA, quelle di superficie mucose secretive, e le IgG immunitarie, ma è presente all'interno del cavorale anche il complemento che rappresenta un po' il ponte fra la risposta immunitaria innata a specifica e quella specifica acquisita. E quindi dobbiamo dire che nella bocca intervengono tanti fattori come lo stile di vita, che possono intervenire sulla distribuzione e sul metabolismo del microbiota orale. Una grande importanza hanno gli ormoni femminili come quelli durante la gravidanza, ma possiamo dire che una volta che si è stabilita la composizione microbica del biofilm in un sito, questa rimane stabile nel tempo affinché non avvenga una forte perturbazione in un importante e determinante ambientale, come per esempio una drastica modificazione della dieta o un'alterazione dello stato immune dell'ospite. Tali perturbazioni possono causare modificazioni dell'equilibrio del microbiota tali da determinare l'insorgere della malattia. E quindi dobbiamo dire che se i batteri, ed è importante proprio questo microbiota che si forma all'interno della bocca, diverso quello delle superfici mucose da quello delle superfici dentali, perché proprio grazie al fatto che si forma questa capacità di attaccarsi fortemente alla superficie orale e formare il biofilm, fa sì che questi batteri possano praticamente rimanere strutturalmente attaccati e causare praticamente la malattia. E proprio questo biofilm presente sulle superfici dentali, che noi chiamiamo placca dentale, dà origine al maggior numero di forme di microrganismi. E quindi praticamente questo biofilm dentale, che oggi sostituisce praticamente il termine di placca dentale di una volta, è proprio caratterizzato da questa formazione sulla superficie praticamente del dente. La struttura del biofilm della placca sopragingivale appare assai eterogenea se esaminata utilizzando varie metodiche, mentre la placca subgingivale rispetto a quella sopragingivale, che quindi è meno esposta praticamente alle variazioni, diciamo, dello stile di vita, la placca subgingivale possiede un'architettura ancora più complessa ma molto più strutturata, e molti patogeni specifici che si trovano nella placca dentale o nel biofilm dentale subgingivale in condizioni di salute sono presenti di solito in quantità molto basse e persistono solo attaccandosi a decolonizzatori precoci come lo streptococco e gli actinomiceti. E quindi la struttura del biofilm sottogingivale si è presentata agli osservatori molto complessa e soprattutto addirittura in quattro strati sovrapposti, e questa eterogeneità ambientale permette a batteri fastidiosi di sopravvivere nella placca e permette di coesistere a microrganismi che sarebbero incompatibili l'uno all'altro in un ambiente più omogeneo. Quindi la differenza fra il microbiota orale adeso alle mucose e soprattutto adeso alle superfici dentali rispetto al plancton libero ci fa ricordare praticamente che il microbiota umano è molto variegato, e oggi, proprio per conoscerlo, è in essere un nuovo progetto, quello che è il microbioma orale umano, lo Human Oral Microbiome. E questo microbioma che è stato studiato per andare a cercare già nel 2010 quelli che sono, diciamo, caratterizzare tutti i membri del microbiota orale residente, e ritrovare quelle che sono quelli causanti sia quello che ritroviamo in condizioni di salute e quello che troviamo in condizioni di patologia, anche perché così noi possiamo, abbiamo visto, fare un innesto di microbiota e salvaguardare il paziente. Oggi noi lo troviamo sul sito
www.homd.org, dove ci sono informazioni proprio per lo studio addirittura di tutto il progetto microbioma umano, il cosiddetto Human Microbiome Project. E quindi abbiamo così questo grande studio e questo grande interesse. Quello che è interessante notare è che all'intorno di un dente noi abbiamo un metabolismo, soprattutto in corrispondenza dei solchi e delle fossette, un metabolismo saccarolitico, cioè praticamente i batteri raccolgono la loro energia dal catabolismo degli zuccheri e possono essere sia batteri aerobi che anaerobi facoltativi. Di solito sui solchi e le fossette noi troviamo gli streptococchi, molti dei quali praticamente sono gram negativi o anaerobi. E le proprietà di questi siti sono fortemente quelle dei solchi e fossette influenzate dalla saliva. Al contrario, il microbiota del solco gengivale, come già dicevamo, ha un microbiota più differenziato, mentre quindi sulle superfici e sulle occlusali e sui solchi delle fossette troviamo questa grande variabilità legata allo stato della saliva, e all'interno della gengiva e negli spazi interprossimali la composizione praticamente del microbiota negli spazi interprossimali è molto più simile da quella delle fessure e quella praticamente del solco gengivale, in cui sono presenti nello spazio interprossimale molte specie anaerobiche, tra cui dobbiamo ricordare alti livelli di Actinomyces. È importante notare che questo microbiota dello spazio interprossimale è un microbiota stabile e che ha una sorta di omeostasi microbica. E questo è una sorta di equilibrio naturale che viene mantenuto nonostante vi sia una continua attenzione o sorveglianza da parte delle difese dell'ospite e ci sia una continua esposizione all'interno del cavo orale. E quindi abbiamo praticamente anche in rapporto all'igiene, al flusso salivare, praticamente una stabilità però di quel microbiota. Quindi noi possiamo pulire e lavare, dobbiamo continuamente allontanarlo, perché oltre che parlare di qualità che non cambia, è importante che non ci sia tanta quantità di questi batteri che costituiscono il microbiota, che può diventare patogeno. E quindi praticamente noi capiamo che c'è un'azione dinamica con cui noi ci possiamo interagire con questo microbiota, e quindi attiviamo quel concetto che chiamiamo ipotesi ecologica della placca, in cui il passaggio fra l'equilibrio fra salute e malattia, per non incorrere nella malattia, è un equilibrio delicato legato praticamente a una relazione dinamica fra proprio il microbiota orale umano, l'ospite in salute e la malattia. E quindi noi dobbiamo ricordare che l'ospite attiva quella che è l'immunità innata e l'immunità specifica. Innata specifica è quella specifica, diciamo, della memoria immunologica, e nasce praticamente una sorta di equilibrio all'interno del cavo orale, dove si può parlare addirittura di comunismo commensale, e quindi praticamente ci sia in questo comunismo commensale una sorta di mutua fra quello che è il microbiota orale e la mucosa orale, formando quindi una sorta di tessuto unificato in cui il dialogo incrociato tra ospiti e microbi è regolato in modo fine per assicurare la sopravvivenza microbica e prevenire l'induzione di un processo infiammatorio distruttivo. Ma qual è quindi praticamente questa caratteristica di questo comunismo commensale? È quello di impedire e quindi dare che arrivino altri batteri, quindi dare la resistenza alla colonizzazione. E questo è un fattore importantissimo che si stabilisce in questo comunismo commensale fra il tessuto dell'ospite e il microbiota orale, per praticamente impedire la colonizzazione di altri batteri. Inoltre il microbiota orale residente svolge importantissime funzioni importanti, soprattutto dal punto di vista dell'attività
cardiovascolare nel metabolismo dei nitrati contenuti all'interno della dieta, che ne permette la modificazione in nitriti e quindi praticamente nella produzione di ossido nitrico, dando dei vantaggi gastrointestinali, una mucosa gastrica più spessa, dà un vantaggio sull'effetto cardiovascolare, modula la pressione sanguigna e quindi il flusso sanguigno e stimola appunto, come dicevamo, la mucosa gastrica e inibisce i patogeni. Inoltre il microbiota orale residente sviluppa nell'ospite praticamente la stimolazione delle difese, contribuisce ai processi digestivi, produce dei cofattori molto importanti come le vitamine e sviluppa ed ha uno sviluppo naturale della superficie della mucosa. Quindi la mucosa si sviluppa normalmente perché è protetta da questa microbiota batterico che la protegge. Resiste, lo abbiamo già detto, alla colonizzazione, entrando in competizione per i nutrienti con gli altri batteri, entra in competizioni per i siti di adesione, determina la secrezione di prodotti antigonisti come le batteriocine, l'abbiamo visto con Lactobacillus acidofilo, e crea quelle condizioni sfavorevoli per la crescita di altre forme batteriche. Inoltre esiste una comunicazione incrociata, quella che noi dicevamo prima, importante, regolazione verso il basso delle risposte pro-infiammatorie, stimola delle risposte antivirali dell'interferone e stimola lo sviluppo del citoscheletro. Quindi potremmo dire che il microbiota orale residente è in realtà il modo migliore per migliorare le nostre difese praticamente in modo ideale. In conclusione, le pratiche che noi adottiamo per le cure del cavo orale devono sempre mantenere in perfetto controllo ed evitare quello che possa esserci praticamente, cioè una sorta di distruzione del nostro microbiota orale, che noi abbiamo capito essere così importante praticamente da sostenere. A questo punto apriremo il capitolo in un prossimo audio delle infezioni parodontali.